Voglio trovare la soluzione di 3 alla x più 9 alla x uguale a 27 alla x. Prima di tutto scrivo tutto in base 3, quindi 3 alla x più 9 lo scrivo come 3 alla seconda, che moltiplica x, uguale a 3 alla terza, 27, e il 3 moltiplica x. Purtroppo c'è un più in mezzo, quindi non posso procedere con la proprietà delle potenze e poi eguagliare gli esponenti. Devo necessariamente porre una nuova variabile t uguale a 3 alla x. Notiamo come 3 alla x è sicuramente strettamente maggiore di 0. Sostituendo ho che t più t alla seconda è uguale a t alla terza. Ho sostituito 3 alla x sopra. Porto tutto da un lato, quindi ho t alla terza meno t alla seconda meno t uguale a 0. Raccolgo t, quindi t alla seconda meno t meno 1 uguale a 0. Da qui ottengo la prima possibile soluzione, ossia per la legge di annullamento del prodotto ho che t deve essere uguale a 0, ma t era 3 alla x. Ci chiediamo quando 3 alla x è uguale a 0? Mai. Cioè non esiste x tale che 3 alla x sia uguale a 0. Quindi in realtà non abbiamo trovato ancora alcuna soluzione. Sempre per la legge di annullamento del prodotto pongo uguale a 0 il secondo termine, questo qui. Quindi t alla seconda meno t meno 1 uguale a 0. Con le formule che conosciamo ci calcoliamo t con 1 e t con 2, quindi meno b, che è 1, più o meno la radice di b alla seconda meno 4ac che fa 5, fratto 2. Ora scrivo t con 1 come 1 più radice di 5 fratto 2 e t con 2 come 1 meno radice di 5 fratto 2. Noto che radice di 5 è sicuramente un numero maggiore di 2, quindi 1 meno qualcosa che è maggiore di 2 è sicuramente negativo. Perché è importante questa affermazione? Perché t è definita come 3 alla x, che è strettamente positivo, quindi ancora una volta non esiste x tale che 3 alla x sia uguale a 1 meno radice di 5 fratto 2. Questo è positivo, questo è negativo, quindi è impossibile che siano uguali. Per t con 1 invece è diverso, quindi vado a scrivere 3 alla x uguale a 1 più radice di 5 fratto 2. Faccio il logaritmo naturale entrambi i membri, quindi il logaritmo naturale di 3 alla x uguale al logaritmo naturale di 1 più radice di 5 fratto 2. Questa x la prendo e la porto davanti per la proprietà dei logaritmi, quindi ottengo x uguale a, divido entrambi i membri per logaritmo di 3, quindi il logaritmo di 1 più radice di 5 fratto 2, il tutto fratto logaritmo di 3. Ma per la formula di cambio base, questo è uguale al logaritmo in base 3 di 1 più radice di 5 fratto 2. Questo perché se voglio scrivere logaritmo in base a di b con un'altra base, lo scrivo come logaritmo in base c, che è la nuova base, sempre di b, fratto logaritmo in base c della vecchia base, quindi di a, che è esattamente quello che c'è scritto qui. A è uguale a 3, b è uguale a 1 più radice di 5 fratto 2 e c è uguale a e, la base del logaritmo naturale. E questa è la soluzione del mio esercizio.